tutte e bentornate sul mio canale. Come promesso, oggi faremo un progetto multicolor proprio per poter sfruttare tutti i cordini che ci troviamo a casa, magari dopo aver terminato altri progetti. Il cordino che ho utilizzato è l'Indalux, è dell'azienda Borgo dei Pazzi e a questo punto vi faccio vedere tutto quello che ci servirà per poterlo realizzare. Ed ecco le nostre splendide 8 tonalità che andranno a creare la borsa Granny nocciolina. Sempre Borgo dei Pazzi, sempre Indalux, un cordino che si presta a qualunque lavorazione, è molto facile da lavorare e lo ripeto sempre, è morbido ma allo stesso tempo la consistenza del nostro lavoro rimane ben in forma, quindi veramente lo consiglio sempre. Le rocche sono da 250 grammi, a noi serviranno, se utilizziamo 8 colori, circa 50 grammi per colore. Ovviamente voi potete decidere di crearla monocolore, 2 colori, 3 colori, perché vi avevo già anticipato che avremmo creato insieme una borsa multicolor proprio per non andare a sprecare del cordino che ci rimane quando creiamo dei progetti, rimane sempre un po' di cordino e non sappiamo più che cosa fare. È l'ottima occasione appunto per poterlo utilizzare e per non farlo andare sprecato. Potete anche realizzare la tracolla o i manici in cordino, questo è un vostro gusto. Io ho scelto di crearla con la catena e potete mettere catene oro, catena argento, avendole entrambe nella lavorazione, non ci sono problemi, ecco come scelta. Potete chiaramente utilizzare anche ciò che avete a casa. Io ne utilizzerò 1 metro che divido in 2 e creo i miei manici. E poi una calamita che ci servirà appunto per chiudere il nostro lavoro. Queste sono delle calamite che vanno cucite, ma in commercio ce ne sono alcune anche con le alette di facile, si montano molto facilmente senza appunto evitando così la cucitura. L'uncinetto che va benissimo per l'Indalux è il 3,5, infatti io utilizzo sempre questo, ma potete benissimo utilizzare anche il 4 perché si presta anch'esso molto bene, per cui iniziamo subito a spiegare come realizzare la mattonella Granny nocciolina. Iniziamo la nostra mattonella realizzando 16 catenelle e dopodiché torniamo indietro e andiamo a realizzare 15 punti bassi. E questo sarà il nostro primo giro. Quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e gli ultimi 2, 14 e 15. Ed ecco qui il primo giro completato. Ed ecco qua. Adesso dal secondo giro iniziamo col punto nocciolina, quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e sul primo punto andiamo a creare un punto basso. Sul secondo iniziamo col punto nocciolina, per cui prendiamo il filo, entriamo nel punto, estraiamo, chiudiamo i primi 2 e rimaniamo in questa maniera. Riprendiamo il filo, entriamo per la seconda volta sempre nello stesso punto, estraiamo il filo e chiudiamo i primi 2. Facciamo per la terza volta lo stessa cosa, quindi entriamo, estraiamo, chiudiamo i primi 2 e adesso che abbiamo realizzato per 3 volte lo stesso lavoro, prendiamo il filo e chiudiamo tutti insieme e facciamo una catenella. E questo è il nostro primo punto nocciolina. Andiamo avanti e andiamo a fare 3 punti bassi nei 3 punti successivi, quindi 1, 2 e 3. Facciamo la stessa cosa, un altro punto nocciolina, quindi prendiamo il filo, entriamo, estraiamo e chiudiamo i primi 2. Lo facciamo per la seconda volta di entrare, estrarre e chiudere le prime 2 asole
e lo rifacciamo per l'ultima volta. Entriamo, estraiamo, chiudiamo le prime due e poi chiudiamo tutte le asole insieme e creiamo una catenella. E andiamo a fare la stessa cosa, quindi 3 punti bassi nei 3 punti successivi. Ed ecco come si presenterà. Quindi arriviamo a questo quasi alla fine e vi faccio vedere come proseguire. Arrivati quasi a fine giro, quindi ho creato 3 punti nocciolina, dobbiamo creare l'ultimo punto nocciolina perché nel primo rigo saranno 4, poi nel secondo 3 e di nuovo 4 perché sarà un motivo a scacchiera. Quindi cosa facciamo? Nel penultimo punto facciamo un altro punto nocciolina, quindi entriamo per 3 volte e chiudiamo le prime 2 asole, quindi quello che abbiamo fatto prima. Chiudiamo tutte insieme e creiamo una catenella. Facciamo un punto basso nell'ultimo punto, completato quindi il primo giro, catenella e voltiamo il lavoro ed ecco come si presenterà. Quindi abbiamo realizzato 4 punti noccioline. Adesso in questo rigo dobbiamo fare soltanto dei punti bassi, quindi andiamo nelle maglie sottostanti, andiamo a creare il nostro punto basso. Quindi attenzione a non fare il punto basso qui dove abbiamo fatto la catenella finale sul punto nocciolina, non so se riuscite a vederlo, ma è questo il punto dove non dobbiamo fare il punto basso. Quindi andiamo su quello successivo e facciamo 4 punti bassi, così non sbagliamo se li contiamo, 3 e 4. Qui nuovamente dobbiamo saltare questo punto e andare in questa parte qui e andiamo a fare altri 4 punti bassi. Di nuovo andiamo in questa parte, quindi vedete sempre saltare la chiusura del punto perché altrimenti creiamo dei punti in più. Facciamo il penultimo e qui dove abbiamo fatto l'ultimo punto basso un altro punto basso e la catenella ed ecco come si presenterà il nostro primo giro. Vedete che già si vedono le nostre 4 punti nocciolina. Adesso voltiamo il lavoro e dobbiamo andare a creare a scacchiera, quindi in questo giro saranno 3 i punti nocciolina. Infatti nel primo giro noi dopo il primo punto basso abbiamo creato il punto nocciolina, invece qui cosa facciamo? Dobbiamo crearlo qui al centro, per cui cosa facciamo? 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3. E vedete che proprio qui, questo punto, quindi il quarto punto andrà esattamente a metà tra il primo e il secondo, per cui andiamo a fare di nuovo il nostro punto nocciolina. Quindi entriamo, estraiamo, chiudiamo le prime 2, la facciamo la stessa cosa per la terza volta, chiudiamo tutto e facciamo una catenella. Poi facciamo 3 punti bassi, quindi tra un punto basso, tra un punto nocciolina e l'altro ci saranno sempre 3 punti bassi, tranne inizio alla fine che vi ho fatto vedere. Di nuovo al centro di quelli sottostanti andiamo a creare il nostro punto nocciolina. Catenella, andiamo avanti, quindi 1, 2 e 3 e andiamo a creare il nostro punto nocciolina, quindi 1, 2 e 3. Chiudiamo, catenella
e andiamo a fare gli ultimi 3 punti bassi e ora vi spiego anche come poi alternare i vari giri. Fatto questo, catenella, voltiamo il lavoro, vedete come si presenta? Quindi cosa facciamo? Adesso dobbiamo andare a fare il giro di punti bassi e poi di nuovo rifacciamo il giro con 4 punti nocciolina e poi quello con 3. Io per un paio di giri vi faccio vedere esattamente come fare. Quindi fatto questo, andiamo a fare i nostri punti bassi di ritorno, quindi mi raccomando, non sbagliamo in questo punto, andiamo in quello successivo, quindi non dovete saltare, dovete evitare dove c'è appunto la parte dove abbiamo fatto la catenella sul punto nocciolina, così non evitiamo di creare errori. Andiamo avanti, alla fine devono essere 15 punti bassi, quindi al limite contandoli ci rendiamo conto se abbiamo fatto un errore o meno. Facciamo gli ultimi punti e adesso vi faccio vedere come ricominciare con il giro successivo. Qui abbiamo fatto un giro con 4, un giro con 3, adesso voltiamo il lavoro e dobbiamo ripetere quindi il giro con 4 punti nocciolina, per cui sul primo punto andremo a fare un punto basso e nel successivo andiamo a fare un punto nocciolina. Chiudiamo tutto con una catenella e poi si prosegue con 3 punti bassi e di nuovo il punto nocciolina. Ve lo faccio rivedere l'ultima volta e poi vi lascio proseguire da sole e vi dico anche quanti giri in totale dobbiamo realizzare per creare la nostra appunto mattonellina. Quindi arrivati a questo punto, vedete già come si vede il lavoro, quindi i punti, le noccioline. Allora, dobbiamo arrivare a 7 giri in totale, quindi abbiamo iniziato con 4, col giro di 4, dobbiamo terminare appunto sempre col giro di 4 punti nocciolina, alla fine del quale vi farò vedere come creare il contorno e vi dico anche che la mattonella alla fine misurerà circa 11 centimetri e mezzo sia di larghezza che di altezza perché appunto è un quadrato. Ci vediamo appena abbiamo completato questi giri per vedere come proseguire. Terminati i nostri 7 giri non ci resta che creare il contorno a punto basso. Quindi noi abbiamo effettuato quindi l'ultimo punto qui, catenella e nello stesso punto andiamo a creare un altro punto basso perché questo è l'angolo e come in ogni angolo, quindi anche qui e negli altri 4, dobbiamo andare a creare una catenella, un punto basso, una catenella e un punto basso nello stesso punto. Poi noi continuiamo andando a creare punti bassi su tutto il laterale, quindi un lavoro anche molto semplice, così andiamo a creare il contorno e lo facciamo quindi per tutta la piastrella e questo sarà il risultato. Io ho già creato le altre 8 mattonelle, vedete che sono belle, quindi con dei colori, quindi con tutti i colori che vi ho fatto vedere prima. Quindi adesso non facciamo altro che completare quindi quest'ultimo colore e ci rivediamo per farvi vedere insieme come creare le cuciture. Ed ecco qui tutte le mattonelle completate. Io già le ho disposte per come dovranno essere cucite, poi chiaramente voi anche come colori decidete voi come posizionarli, tenete presente che questa sarà la base e questi saranno i laterali. Adesso noi dobbiamo iniziare le cuciture. Per prima cosa io girerò le mattonelle perché al solito le cucio al contrario, come faccio di solito, anche per creare così una bombatura più visibile.
Ho preso in questo caso il cordino di questo colore, ma voglio dire, poi potete prenderne qualunque, perché è comunque una cucitura che non si vedrà tantissimo. Allora, io come inizierò in questa maniera, inizio a cucire queste due e proseguo su questo lato. Poi vado a fare due cuciture per completare quindi il pannello e alla fine andrò ad unire queste due. Vi mostro, io già mi sono agganciata e cosa faccio? Metto le mattonelle dallo stesso verso, quindi messe al contrario, e mi vado ad agganciare nell'angolo dove c'è la catenella e anche quella di fronte, prendo le asole, vedete le asole esterne, e mi inserisco. Procedo su quella successiva, sempre esterna ed esterna. Io ho scelto anche questo colore perché mettendo la catena in acciaio, in ogni caso, se si vedrà appunto quest'argento, andrà benissimo perché appunto con la catena sarà perfettamente accoppiata. Vado avanti e faccio la stessa cosa, quindi essendo stesso numero di punti e tutto, non dobbiamo far altro che andare ad unire queste asoline e il gioco è fatto. Ne facciamo un'altra ancora ed ecco, e questo sarà come si presenterà da questa parte. Quindi noi non facciamo altro che proseguire come vi ho detto poc'anzi. Quindi io vi faccio vedere, ho iniziato da questa parte, per cui proseguo, vado a cucire da questa parte, quindi prima in verticale le due parti orizzontali e in ultimo queste due. Per cui ci rivediamo non appena il pannello è tutto completato per vedere come proseguire. E siamo arrivati con il pannello completamente cucito. Adesso dobbiamo cucire questi lati, quindi dobbiamo creare le cuciture appunto per dare forma alla borsa. E allora, sempre messa al contrario, io mi sono già agganciata e ripetiamo lo stesso tipo di cucitura che vi ho fatto vedere prima. Quindi andiamo a prendere le costine esterne, sempre con il lavoro messo al contrario, e ricominciamo le nostre cuciture. E facciamo questo. Quindi lo ripetiamo su tutti e quattro i lati. Quindi vedete la stessa cucitura di prima e questo lo andiamo a fare in questi altri tre lati e ci rivediamo per vedere come iniziare la parte finale della borsa. Ed eccola quindi tutta cucita ed ecco che già inizia a vedersi la sua forma. Adesso scegliamo un circa 5 colori perché dobbiamo creare dei giri appunto basso che adesso vi mostro, creando anche delle piccole diminuzioni per dargli appunto questa forma un po' più ristretta in questa parte qui. Quindi io cosa faccio? Inizio con un colore, uno ovviamente di quelli che abbiamo utilizzato, mi aggancio e inizio quindi a fare dei punti bassi per appunto creare il contorno e ho intenzione di fare 2 giri per ogni colore e su ogni primo giro del colore che andremo a realizzare creiamo delle diminuzioni. Per esempio, in questi angoli io vado a creare la prima diminuzione, quindi entro, esco, non chiudo, prendo il punto successivo e chiudo tutte e due insieme. Poi proseguo, vado avanti fino al centro della mattonella successiva e vado a creare un'altra diminuzione. Quindi vado avanti,
quindi più o meno al centro di questa mattonella ne creo un altro, quindi più o meno ci siamo. Quindi qui io faccio, entro, non chiudo, rientro in quello successivo, estraggo e chiudo entrambi. Ed ecco, quindi quello che noi dobbiamo fare adesso, quindi nei punti di congiunzione e al centro della mattonella, noi andiamo a fare queste diminuzioni nel primo giro. Il secondo giro, che sarà sempre dello stesso colore, non facciamo diminuzioni, poi facciamo il cambio colore e continuiamo con le diminuzioni. Quindi ci rivediamo alla fine del secondo giro per farvi vedere col cambio colore come procedere per le future appunto diminuzioni. Ho completato i primi 2 giri di punto basso. Allora adesso devo fare il cambio colore, quindi sono arrivata qui all'ultimo punto. Io cosa faccio? Entro e anziché riprendere questo colore mi vado ad agganciare con il colore successivo che voglio utilizzare e chiudo, tiro per bene, io già ho tagliato il precedente filo e ricomincio. Io qua tiro così si stringe e ricomincio con dei punti bassi e farò in questo giro le diminuzioni solo qui nella congiunzione delle mattonelle. Il giro successivo sempre dello stesso colore non ne farò e farò così per tutti i giri successivi e per tutti i 5 colori, quindi io farò all'incirca un totale di 10 righe. Ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questo passaggio. Ed ecco il progetto completo, quindi ho inserito la catena, ho cucito la calamita all'interno e il progetto è completo. Se c'è qualche passaggio, mi raccomando, che non vi è chiaro, scrivetemi, io rispondo a tutte. Se vi fa piacere, iscrivetevi sul mio canale e attivando la campanella sarete sempre informate su tutti i progetti che farò a breve. Per quanto riguarda il cordino Indalux dell'azienda Borgo dei Pazzi, con il codice che vedete qui potete acquistarlo con uno sconto di 5 euro. Vi ricordo che ci sono più di 30 tonalità, per cui ci possiamo sbizzarrire nel creare veramente per la prossima primavera-estate delle borse veramente molto colorate e molto particolari. Ci vediamo alla mia prossima creazione.